Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme dei deliziosi dolci napoletani. Sto parlando dei fiocchi di neve, delle brioscine ripiene, soffici come nuvole. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti del nostro impasto. Abbiamo bisogno di farina 0, zeste di limone possibilmente biologico, lievito di birra fresco, un pizzico di sale, vaniglia in polvere, in alternativa andrà bene anche la vanillina, zucchero semolato, burro sciolto e riportato a temperatura ambiente e latte a temperatura ambiente. Inizio a versare il latte in ciotola. Aggiungo tutto lo zucchero e il lievito e lo faccio sciogliere. Ora aggiungiamo il burro gli aromi e mettiamo la farina tutta insieme, tutta in una volta. Per ultimo aggiungiamo il sale. Impastiamo inizialmente con la spatola e poi proseguiamo a mano. L'impasto è appiccicoso, vedete? È un impasto soffice, ma non dobbiamo aggiungere farina. Io lo lavoro per 3-4 minuti così in ciotola. E noi adesso questo impasto lo copriamo con pellicola e lo lasciamo rilassare per 20 minuti qui sul piano di lavoro. L'impasto è riposato. Guardate la sua struttura come è cambiata. Vedete che
elasticità che ha acquisito? Bastano davvero pochi minuti di riposo e adesso noi lo lavoriamo esattamente così fino a renderlo liscio liscio e poi lo mettiamo a lievitare. Man mano che giro l'impasto lo chiudo sulla base. Basta davvero pochissimo e come vedete senza uso di farina. Il nostro impasto meraviglioso è pronto per tornare in ciotola a lievitare. Lo copriamo di nuovo con pellicola e a una temperatura costante di 24 gradi lo facciamo raddoppiare di volume. L'impasto è pronto. Guardate che bella lievitazione che abbiamo ottenuto. Io ho impiegato circa 2 ore e mezza per portare questo impasto a questo punto di lievitazione. Adesso rovescio l'impasto sul piano di lavoro, così. Divido l'impasto in 2. Allungo leggermente, non uso neanche la farina, vedete, in questa fase. È un impasto davvero magnifico. E adesso ritaglio dei panetti. Ogni panetto dovrà pesare tra i 30 e i 35 grammi. E adesso, uno ad uno, formiamo così le nostre briochine. Eccole qui. Le preparo e le metto in teglia, discostandole leggermente l'una dall'altra. Se vorrete, potrete utilizzare anche il palmo della vostra mano per perlare queste briochine. Così otterrete lo stesso risultato. Ecco, anche l'ultima delle nostre nuvolette è pronta. Ora io copro con pellicola queste 2 teglie e lascio lievitare le briochine per almeno un'ora. Le nostre briochine sono giunte a lievitazione. Ora, prima di infornarle, le spennelliamo con un pochino di latte. Il latte, in questo caso, è tiepido. E ora siamo pronti per infornare le nostre briochine. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò cuocere le piccole brioche per 15-18 minuti al massimo. Ho appena sfornato le mie briochine, ora in un pentolino, qui vedete, uno sciroppo di acqua e zucchero. Basta mettere pari quantità di acqua e zucchero contemporaneamente nel pentolino, portarla ad ebollizione, farlo bollire appena per 1 minuto e lo sciroppo è pronto. Nel mio caso io ho preparato 60 g di zucchero con 60 g di acqua. Ora lo sciroppo è tiepido e andiamo a spennellare i nostri panini appena sfornati. Ora copro le 2 teglie con un panno morbido e pulito e lascio raffreddare le briochine. Siamo pronti per preparare la farcitura delle nostre briochine. Qui vedete della panna montata.
Qui invece c'è della ricotta di mucca che ho passato un paio di volte al setaccio per renderla più setosa. Ora alla ricotta aggiungo lo zucchero a velo e le scorzette di limone. E ora lavoriamo. Abbiamo ottenuto una bella crema e ora uniamo la ricotta alla panna montata. Misceliamo ricotta e panna. Eccola qui, la crema è pronta, la trasferisco in un sacco a poche. Le nostre briocine sono fredde e sono pronte per essere farcite. Vi faccio vedere che tipo di brioche abbiamo ottenuto. Sono davvero delle nuvole, guardate, sono di una sofficità davvero incredibile. Adesso dalla base andiamo a farcirle. Vedete la brioche come si gonfia quando mettiamo la farcitura all'interno. I nostri fiocchi di neve sono pronti per andare in tavola. Prima però vediamo il loro interno. Guardate che meraviglia! Una pasta soffice con un ripieno davvero delizioso. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che i miei fiocchi di neve siano stati di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita!